Oh, allora, benvenuti, bentornati a Terzo Anello Podcast, veramente Terzo Anello Podcast perché siamo ufficialmente Terzo Anello Podcast, seconda puntata in questo formato video podcast in diretta, no, non in diretta, ma dagli studi di Radio Rossonera, comunque. Diverso setting. Un diverso setting, cambiamo ogni volta perché siamo un po' così camaleontici, Ti piace come espressione? No, ma te la faccio passare. Terzo Anello è molto camaleonte. Vero. Dai. Allora, il tema di oggi, andiamo direttamente sul punto. Il tema di oggi è, caro Nazza, tu che il tema lo vieni sempre a scoprire quando arrivi qui, perché a te piace improvvisare, è la sofferenza. Perché la sofferenza? Che potevamo sospettarlo comunque. Esatto. Per quale ragione la sofferenza? Sofferenza perché facciamo schifo. Allora, ecco, poi dibattiamo su questo tema, perché ho appena finito di fare Chiama Milan e c'è già, noto un certo scontro tra tifosi, perché c'è chi è incazzato perché dice che comunque si gioca male, questo Milan non funziona, non si riesce a giocare bene, c'è chi invece al contrario è più attento e dire sì, però comunque ci portiamo a casa il risultato, è una cosa buona. Il tema della sofferenza è perché abbiamo vinto 1-0 contro l'Hellas Verona, dopo aver pareggiato 0-0 contro il Newcastle, e aver rivisto Tonali a San Siro, dopo aver perso 5-1, un derby terrificante e umiliante, quindi direi che la sofferenza ce n'è ed è, diciamo, ampia quantità. Esattamente, ed è, diciamo, il tema, il filo conduttore di queste ultime settimane, queste ultime 2 settimane. Ultimo anno e mezzo. Di questo ultimo anno e mezzo del Milan. Ecco, il tema di oggi è la sofferenza, anche perché voglio capire, anche insieme a te Nazza, se questa sofferenza è una cosa positiva, nel senso che comunque, ok, soffriamo, ma ragazzi, abbiamo vinto. Sì, ma allora... Sì. A me non piace essere picchiato tendenzialmente. Io la sofferenza non la vedo mai come una cosa positiva. D'accordo. Però, ma come la giustifichiamo? No, allora io la voglio buttartela, che cerco di essere ottimista. Vai. Io te la butto giù in questo modo. Ci sta a essere sofferenti se comunque si tratta di una sofferenza che poi porta il Milan in qualche modo a un risultato. Cioè, vi spiego meglio. 50 sfumature di rossonera. 5-6 anni fa non soffrivamo perché non facevamo niente. Perché non vincevamo neanche una partita, perché il massimo a cui potevamo ambire era un 8º, 9º posto. Quest'anno invece, da questi ultimi anni, riusciamo a soffriamo in determinate situazioni proprio perché puntiamo a qualcosa di più, e quindi c'è sofferenza nella vittoria contro il Verona, sì, c'è assolutamente sofferenza, ma c'è comunque la vittoria. Sì, ma è un soffrire, cioè puntare a qualcosa di più, ma non lo stiamo raggiungendo, cioè siamo alla Volpe l'uva al momento, Beh, però la Coppa Italia no, è una coppetta di non va bene perché non la stiamo vincendo, perché usciamo col Torino. Infatti in Serie A è la cosa, perché col Verona se non c'è Leao che fa cosa non segniamo manco pagando. Col Newcastle Leao no comment. A me sembra una sofferenza. No, io ai limiti della sofferenza e basta. Va bene, io parto invece dall'idea che soffrire in determinate situazioni, soprattutto in questo modo, sia un buon segnale, perché ti devi aggiustare i capelli, ci dicono. No, infatti ci sono messaggi ambigui. Se mi vedete fare le cose è perché c'è Morgan che mi fa i gesti. Scrivete nei commenti come sono cosa mi sta dicendo Morgan. Nazza, scrivete nei commenti come sono i capelli miei, che me li sono per l'occasione legati. Ma lasciamo torniamo alla sofferenza. Perché secondo me la sofferenza è qualcosa di positivo? Perché questo Milan deve imparare a soffrire. Cioè, mi spiego, è un Milan che o gioca benissimo e distrugge l'avversario e fa un calcio offensivo in cui da una parte all'altra si entra in area di rigore. Abbiamo visto pochissimo. Vabbè, ma io l'ho visto col Torino, l'ho visto con la Roma, l'ho visto col Bologna. È vero. Io parto, all'inizio campionato è stato, se ricordiamo anche la puntata cattivo, era un Milan cattivo. Vero. O è così o niente. O non se ne fa nulla. O contro l'Inter entriamo e non abbiamo. O si gioca bene, super cattivi, super offensivi, oppure
si fa schifo, si prendono scoppole da destra e sinistra, umiliazioni su umiliazioni. Invece una partita come quella con l'Hellas Verona è sintomo di una squadra che magari sa anche soffrire, sa anche giocare per l'1-0, essere chiuso dietro, accettare che l'avversario ti pressi un po' e dargli anche un po' più di spazio, ma affidarsi ai nostri attaccanti per comunque portarla a casa e sfangarla. L'Inter ci ha costruito anni. Ma noi non siamo l'Inter, ma che palle! Ma non importa, no, l'Inter ci ha costruito 3 anni sul sfangare le partite, sul vincere 1-0. Perché non possiamo farlo anche noi ogni tanto? Ma perché non possiamo semplicemente vincere le partite? Abbiamo perso. No, però 90 minuti che sei lì un po', ma la prendiamo, per fortuna che Sportiello non è Tatarusano, perché sennò sta partita non portavamo a casa sti 3 punti. No. Allora, la prima sofferenza. La prima sofferenza, la maglia. È una delle prime sofferenze. È una delle prime. A me piace moltissimo invece. Lo so, allora, così, in termini assoluti, vista anche addosso ai tifosi magari che c'erano a San Siro sabato, ci può anche stare, va bene. Però ragazzi, io non posso tifare una squadra azzurra e rosa. Ma cos'è? Non sono i nostri colori? Ma perché? A me ha fatto molto ridere il post dei nostri amici di Comunque Milan, che salutiamo, andate a seguire la pagina di Comunque Milan sui social, sull'esordio di... non mi ricordo come si chiama. Bartesaghi? Sì, no, Bartesaghi è quello che fa il cruciverba, però c'è stato l'esordio di questo giocatore, il numero 95, devo ricercare come si chiama, in cui dice riesci finalmente a fare l'esordio a San Siro con la maglia in mia e tutto, e c'è la maglia delle Big Bubble, che effettivamente diciamo che poteva andare bene. Sì. Allora, quella è la prima sofferenza per me. Seconda sofferenza, ieri alle 2:30 il cielo su Milano era nero. Il cielo era nero, completamente nero, c'erano già i tuoni, nonostante ciò ho deciso di andare a vedere la partita in bicicletta. Tu sei non posso dire cosa sei, però possiamo ho sbagliato. Un errore di calcolo. Ma scusa, ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli in metropolitana, non perché per la grandine sta sofferenza. Sono arrivato fino a Portello completamente zuppo, con questa gestione tra l'altro fantastica il Comune di Milano, che ha deciso di mettere la partita Serie A, Lega comunque, che ha messo la partita del Milan in contemporanea all'evento di Marrakesh, anche che c'era, è vero, per chi non sapesse, il concerto di questo rapper all'ippodromo della Maura, che è di fianco a San Siro. Quindi vi lascio immaginare 80.000 persone a San Siro, 80.000 persone al concerto, un po' di casino c'era per andare. No, vabbè. Altra sofferenza di tutto questo. Esatto, questa era effettivamente un'altra sofferenza. Altra sofferenza, quindi la sofferenza mia era che ho visto la partita completamente bagnato, fradicio, esatto. Altra sofferenza interessante, qui una sofferenza un po' più arrabbiata, i tifosi dell'Hellas Verona, che come al solito devono farsi riconoscere rompendo il minuto di silenzio, una cosa vergognosa. Io non ce la faccio più. Il minuto di silenzio che non ce la fai mai a fare un minuto di silenzio. Ovviamente mi riferisco agli ultra dell'Hellas Verona, non ai tifosi che sono persone normalissime. Ma Ibra gliel'ha detto l'anno scorso. Evidentemente non hanno imparato. Battere il Verona a San Siro è sempre bello, bellissimo, anche e soprattutto per questa ragione. Su questo, l'anno scorso, vi ricordate, c'è stata la gara playoff tra Verona e Spezia, e in cui ci chiedevamo, io e Andrea all'epoca ci chiedevamo ma chi preferiamo che retroceda, e io dicevo guarda, io preferisco che retroceda il Verona perché io odio, raga, cioè nel senso, a me il Verona è proprio una squadra che sta un po' antipatica, e mi facevi notare no, ma guarda che con lo Spezia noi non vinciamo manco per errore da anni, perché tutte le volte facciamo la prestazioncina da punticino forse. No, lo Spezia doveva sparire. E in tutto questo è anche vero che avere il Verona in Serie A è sempre bello batterli, tendenzialmente l'anno dello scudetto che avevano fatto quel comunicato, non venite al Bentegodi con la maglia del Milan perché e poi siamo arrivati i peggiori, ripeto, non parlo delle famiglie, dei ragazzi, delle persone normali che vanno a vedere la partita del Verona, perché sono esattamente come noi, non cambia niente. Parlo tifano la squadra sbagliata, però vabbè, naturalmente non tutti possono tifare Milan. Se nasce a Verona, puoi sempre tifare Milan, puoi sempre tifare Milan. Tra l'altro lì ce ne sono tanti di milanisti. Vabbè, ma lasciamo perdere questo. Questo era un altro elemento di sofferenza francamente intollerabile, perché ragazzi, un minuto di silenzio, mai una volta che si riesce a rispettare, addirittura fare il coro sopra. L'ho detto, cioè l'ho detto in napoletano soprattutto. Manco delle persone che sì, no,
Beh, insomma, fastidioso. Poi ce sofferenza. Il fantamorto? Non ce l'avevo. Okay, non ce l'avevo. niente. Poi altra sofferenza il risultato, perché soltanto 1-0, tanta gente ha sofferto perché vuole sempre un Milan cattivo, vuole sempre un Milan che vince 4-0, che devasta l'avversario sul piano del gioco. Anche solo per non arrivare al 90° con l'ansia che ma queste partite capitano. E l'anno scorso partite del genere le avremmo pareggiate o perse. Milan Cremonese, ma ci sarebbero un miliardo di esempi. Adesso la seconda parte però di questa puntata è sulla goduria. No, la dedicherei sempre alla sofferenza, parlando un po' di quelli che secondo te sono stati i momenti più sofferti dell'ultimo periodo, perché è vero che abbiamo sofferto, abbiamo gioito, abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo vinto delle partite importanti, ma se tu dovessi fare una classifica dei momenti più di sofferenza da che esiste Terzo Anello, via, quindi da una stagione e mezza, grosso modo. Allora, vai. Il numero 5. Sì. Ok, 5. Il 5 è il numero che ultimamente mi fa soffrire di più, perché sono i derby di fila che perdiamo. Certo. 5 derby di fila. E sono le 5 pigne che ci siamo presi all'ultimo derby. Adesso vi racconto questa piccola cosa. Io sono un fan abbastanza rumoroso del Milan con i miei amici, per cui facevamo il venerdì prima del derby abbiamo fatto l'asta del fantacalcio, fantacalcio che sto perdendo clamorosamente. Che ho battuto 2-0 questa giornata. Guarda, lasciamo perdere. Osimhen anche questa volta non segni manco per errore. Subentrato Pasalic. Cosa succede? Che abbiamo un altro Alessandro, amico interista. Io tutte le volte prima del derby gli ricordo che il derby lo vinceremo a mani basse, perché io confido nei ragazzi. Forse potrei stare zitto a questo punto. Dopo 5 volte potrei anche stare zitto. Esatto. Quindi per me questo derby è stato un incubo, perché non solo abbiamo perso malissimo, ma in più mi ha chiamato Alessandro alla fine del derby. Tu hai risposto? Certo, perché anche a me ha chiamato, io non ho risposto. Ma no, io ho risposto per cosa devi fare. Mi ha mandato le foto. Ero in bagno seduto per terra così. Il 5 è il numero che ultimamente mi sta facendo soffrire in una maniera veramente senza senso. Poi ti dico io, un'altra grande sofferenza rimanendo al derby, non tanto questo derby qui che è stato brutto, umiliante, tutto quello che volete, ma inizio campionato, comunque abbiamo 12 punti. No, è vero, meno pesante che all'ultima giornata. Meno pesante, però. Poi ragazzi possiamo dirlo, risultato bugiardo, cioè abbiamo meritato di perdere, sì, ma di perdere 5-1, no ragazzi, però il momento di maggiore sofferenza rimane la semifinale di Champions dell'anno scorso, secondo me. Facciamo un minuto di silenzio. Un minuto di silenzio, no, perché ne abbiamo 20. Facciamo pure un minuto di silenzio. No, quella è stata una sofferenza. Però quella è stata una sofferenza. No, è stata una sofferenza. Proprio il massimo della sofferenza. Che io sono quasi dell'idea che dopo quella sofferenza lì soffrire così tanto per il calcio non so se è possibile. Giusto forse perdere una finale di Champions contro l'Inter. Però ragazzi, se succede. Ecco, mi sa che basta, quella volta è finito Terzo Anello perché. No, allora poi non so, altra sofferenza. Il tacco di Leao? No, però quella è una sofferenza lì. Quella più che una sofferenza è stata un'arrabbiatura. Proprio lì pensavo, ma perché? E poi chi è che era Trevisani che ha detto che non capiamo il genio? Ma io magari ha ragione Trevisani, andatevelo a recuperare sul canale YouTube di Radio Rossonera, andatevi a recuperare Trevisani su Leao perché ha ragione. Ma sicuramente io non capisco il genio, io sono un analfabeta del calcio, evidentemente il genio non lo capisco. Però a quel punto non lo volevo capire il genio, io volevo vedere il gol dritto per dritto. Ha sbagliato, si è fatto perdonare con un bel gol contro il sicuramente ha sbagliato, guarda, ma sicuro. No, altra sofferenza però, e qui torniamo a Milan-Verona, tutto l'anno passato con queste partite maledette contro squadre tipo il Verona, tipo la Cremonese, tipo la Sampdoria, tipo il Bologna, in cui si soffriva sempre, in cui sembrava sempre che il Milan di fatto non riuscisse mai a trovare il risultato, 1-1, 0 persi. Sono quelle partite che l'Inter vince. Esatto. Pure noi da quest'anno dobbiamo cominciare a farlo, e questo 1-0 sofferto contro il Verona mi è assolutamente. Io ti dico, ho quasi più sofferto l'andamento dello scorso campionato in cui si perdevano punti. L'anno scorso era impossibile non soffrire. Esatto, che poi il singolo derby, perché è stata una sofferenza che è durata dei mesi. No, chiaro. Invece quest'anno, secondo me, non lo so, poi magari
prossima puntata di Terzello ci rivediamo con una sconfitta col Cagliari, una sconfitta con la Lazio e siamo da capo. Tra l'altro cioè, esatto. Milan-Lazio l'anno scorso, nel senso. Esatto, già. No, Lazio-Milan, perché a me Milan-Lazio esatto, Milan-Lazio è andata bene. Gol però, incredibile di Hernandez. Esatto, bellissimo. Però soffrire un po' di più, riuscire a soffrire un po' di più, ma comunque portarsi a casa il risultato è certamente qualcosa di meglio rispetto all'anno scorso. Sofferenza sia nostra psicologica che dei giocatori fisica è il bollettino di guerra che c'è dopo tutte ogni partita. Megnan è desaparecidos in Argentina. Però c'è Sportiello, quindi siamo tranquilli. Sportiello. Grazie. Tatarusanu, ti vogliamo bene, sei l'unico che è andato in Arabia a prendere meno soldi di quanti ne prendeva qua, incredibile, grande Tata. Però Magnan fuori, Calabria non si capisce, un edema. Teo rotto. Scrivete nei commenti secondo voi cos'è un edema. Sì. Loftus-Cheek anche lui con i problemi. No, sta bene, è entrato. Sì, ma ragazzi, no, Krunic, Teo. Sì, no. Io ho mal di schiena, ma almeno sono stato in piedi 2 giorni, ho svuotato casa, cioè nel senso sto traslocando, non sono un atleta, ho 20 kg in più di quanti ne dovrei avere, sono giustificato. Ma questi qua come fanno a essere sempre? La situazione è sempre quella. È dai tempi di Pato che ne abbiamo tutti i giocatori rotti ogni volta. Cosa sta succedendo? La situazione è sempre quella, ma sempre tanti infortuni. È un problema del gioco, dei preparatori atletici, dei giocatori, cioè com'è possibile siamo gli unici che si rompono così tanti? L'Inter non si rompe nessuno. Beh, adesso si è rotto Arnautovic, che culo. Pronta guarigione. Ti auguriamo di guarire Arnautovic, però Barella sono 3 anni che gioca 90 minuti a settimana, 3 volte a settimana. Ci saranno sicuramente dei problemi nella preparazione. Non perde il sonno, come fa a essere sempre a posto? Può essere. Nicolò, non lo so. Spiegacelo. Devi rompere ogni tanto, dai, ma poco, una settimanella, magari quella del derby. Pigli dentro nei Lego dei bambini e non giochi. Dai, una cosa del genere. Gioca. No, va bene. Poi però altra sofferenza. Stiamo facendo casino da fuori. Altra sofferenza. Questa è la bellezza di essere in sede, che vedi i gesti, le cose. Esatto. Voi purtroppo non potete vedere, ma Radio Rossonera sì, forse Leonardo si è arrabbiato con noi. Sì, comunque altra sofferenza per me. Per te no, perché te sei più arrabbiato, fai l'arrabbiato, è il ritorno di Sandro Tonali a San Siro con una maglia diversa. Per me quella basta. Niente, tu hai deciso, ti mascheri dietro questa rabbia ingiustificata. Io anzi sono arrabbiato per i tifosi del Newcastle, cioè questi hanno un giocatore che arriva e dice no, io piangeva. Io sono sempre tifoso dell'altra squadra. Ma tu paghi per sei un giocatore dell'altra squadra, ma basta. Secondo te tra quanto torna Tonali al Milan? Ma speriamo non torni. 2 anni comunque. 2 anni, tra 2 anni ancora qua. Non regge. No, che non regge, è la cosa degli italiani all'estero. Vicario però adesso. Vicario è uno che secondo me. Però Vicario non era legato all'Empoli. Però anche guarda Scamacca. Scamacca comunque a Sassuolo era legato. No, però, ma io non dico però dal piano del gioco. È stato un anno. Sono gli italiani all'estero. Gli italiani all'estero non funzionano. Dimmi un italiano all'estero che ha funzionato. Cannavaro al Reale ha fatto niente. Vialli e Zola al Chelsea. Vialli e Zola. Chelsea che Donnarumma. sta collassando. Donnarumma non sta funzionando. Donnarumma tanto Verratti gli mettono di terminare la sua carriera senza aver mai fatto niente Verratti, di che. No, vabbè, non lo so. Io ti dico però che Tonali che torna così mi fa soffrire soprattutto perché è proprio il figlio del prodigo. Cioè è proprio il ragazzo che non dovrebbe mai giocare con un'altra maglia, dovrebbe essere lì con noi ancora. A me un po' manca, non sul piano del gioco, non sul piano Tonali, io lo adoro, ma non sono di quelli che dice è un fenomeno. Lui voleva andarsene, noi non lo volevamo tenere. Ma lui non voleva andarsene, evidente. Il contratto l'ha firmato. No, certo l'ha firmato perché... E poi le lacrime, e lui che tira Calabria, ma dai, ma Sandro, ma gioca per il Newcastle e basta, che tra l'altro è una squadra terrificante, io pensavo fossero meglio. Questa è la miglior difesa, ok, poi non gli abbiamo segnato manco per errore. Abbiamo fatto noi la nostra partita. Però questi invece non hanno giocato per 90 minuti. Però che comunque è una delle sofferenze, perché queste invece sono le partite che in cui dovremmo andare a vincere. Esatto, io voglio vedere più un Milan cattivo, per esempio mercoledì, domani per voi che vedrete questo video martedì, c'è il Cagliari, lì voglio vedere una vittoria bella, rotonda, così come con la Lazio che è un po' in crisi e bisogna assolutamente andare forti su queste partite. Però qualche partita in cui si soffre, si vince 1-0 è fondamentale per portarsi a casa qualcosa. Tant'è vero che l'anno dello scudetto
Queste partite le vincevamo queste partite, abbiamo fatto un sacco di 1-0 vincevamo un po' tutte. Sì, è vero. Abbiamo fatto un sacco di 1-0 sporchi, Verona, con la Fiorentina, con la Lazio. Quindi ci sta. Guarda, chiuderei sull'ultima sofferenza. Vai. Che secondo me è una sofferenza da lungo termine e probabilmente a lungo termine, perché secondo me non la risolviamo quest'anno. Pioli. Ok. Pioli, che quando mi dici i primi 4 minuti abbiamo controllato palla. Quella è una sofferenza. Io ho avuto la pelle che mi si è... Proprio anche il non chiedere scusa ai tifosi è stata una sofferenza. Ma abbiamo fatto schifo. Esatto. Va bene, scusate. Adesso Nagelsmann è andato, non lo possiamo più prendere. Tu lo sai che vorrei io, ma tu non sei d'accordo. Ma io voglio De Zerbi a questo punto. Io vorrei Antonio Conte. Ma no, Antonio Conte non va bene. Basta, questa è una sofferenza a lungo termine. Parliamo di Pioli la prossima puntata, perché capiamo come andranno le prossime partite, capiamo se il derby è stato un bruttissimo momento. Spot univo, un piccolo una parentesi. E vediamo. Comunque rimango anch'io dell'idea che la sofferenza Pioli sia stata bella forte dopo il derby. Benissimo, un po' di istruzioni. Allora, prima cosa, scrivete nei commenti le vostre principali sofferenze. Magari anche le vostre godure. Le vostre godure. Oggi si parla giusto di per gustarci un pochino il fatto che magari qualche partita la vinciamo anche. Esatto, parlateci delle vostre sofferenze, dove avete sofferto di più, su cosa temete di soffrire. Anche nella vostra carriera da tifosi del Milan, perché noi magari non ci ricordiamo gli anni 70, che esatto, la Serie quindi B. andate di sofferenze, se potete tranquillizzateci un po', voi che magari di vittorie ne avete viste di più. Poi entrate nel gruppo Telegram, il link lo trovate in descrizione, potete entrare e inviarci i vostri audio a fine partita. Ormai siamo quasi 150, si parla, si commenta continuamente, è un gruppo molto attivo, anche a volte, c'è chi litiga, ci sono stati i primi ban, vedremo, è divertente. Comunque ci si diverte. Cercateci anche su Instagram e Twitter, Terzo Anello Podcast, iscrivetevi al canale di Radio YouTube di Radio Rossonera, mi raccomando, seguite le dirette abbonatevi. su Esatto, seguiteci ovunque e ci vediamo alla prossima, probabilmente dopo la Lazio, poi vedremo, vi faremo sapere. Sperando con delle belle notizie. Ringraziamo i nostri meravigliosi tecnici che ci assistono in tutte le nostre stramberie. Qua dietro, bellissimi, Morgan, ci fanno dei gesti d'amore. Sal soprattutto, che ci adora e che ci vorrebbe qui tutti i giorni a fare un sacco di trasmissioni. Noi diciamo, Morgan, non possiamo tutti i giorni, ma lui niente, ragazzi. Però se ci volete tutti i giorni scriveteci, se Morgan ha ragione, se Sal ha ragione, a un certo punto bisogna seguirlo perché è l'anima di questa radio. Ci sentiamo alla prossima puntata. Allora, e forza ci vediamo Milan. al Terzo Anello per Ci vediamo al Terzo Anello per Milan-Lazio. Oppure al bar per Cagliari-Milan. Ok, dai, ciao a tutti ragazzi. Ciao, Forza ragazzi. Milan sempre. Ciao.